Qualche anno fa fui chiamato da un'azienda con un alto punteggio B Corp qui in Italia per aiutarla a migliorare la propria comunicazione non per l'azienda ma per i suoi progetti secondari, quelli esterni all'azienda che seguivano appunto alcune persone che lavoravano all'interno della struttura. E così mi addentrai in questo mondo appunto di questa azienda B Corp per comprendere un po' com'era la sua struttura, quali erano le dinamiche e così via. Dico fin da subito che non accettai il lavoro per tante motivazioni che non spiegherò adesso in questo video, ma vi spiego fin da subito il perché stiamo misurando, come appunto dice il titolo del video, la sostenibilità di un modello insostenibile. Una delle pratiche che mette in atto questa azienda, non so se lo fa ancora, è quella di chiedere da parte del reparto Human Resources, quindi quello che dovrebbe prendere nuove persone a lavorare all'interno dell'azienda, chiedevano alle ragazze se volevano o no avere dei figli. Oltre a essere ovviamente incostituzionale questa cosa, è una cosa che non mi aspetterei mai e poi mai da una B Corp. Ma la mia domanda, arrivando al punto, non parlando ora più dell'azienda, è: com'è possibile che una certificazione, come appunto quella della B Corp, non si accorga di una cosa del genere? Cioè, questa è una cosa che dal mio punto di vista è molto grave. E allora ho iniziato, a chiedermi, a studiare un po' le varie aziende e ho notato che molte aziende, anche se magari come questa hanno degli alti punteggi e sono sicuramente molto virtuose dal punto di vista della ecosostenibilità, però peccano davvero molto dal punto di vista della comunicazione, non solo della comunicazione talvolta esterna, ma anche della comunicazione soprattutto interna, del rapporto che hanno con le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi mi sono detto: o sta sbagliando la B Corp a calcolare i punteggi, non fa le domande giuste, non vengono misurati dei parametri giusti, oltre al fatto che secondo me non è misurabile tutto, e non va misurato tutto. La seconda cosa invece è che probabilmente stiamo cercando di misurare la sostenibilità, appunto, di un modello che è profondamente insostenibile. Questo è un concetto un po' difficile da comprendere, ma vediamo un attimo su che modelli stiamo basando tutta quanta la nostra crescita futura. Il modello predominante è ovviamente la Green Economy. Qual è l'obiettivo della Green Economy? La Green Economy vuole fare in modo di diminuire la CO2. Per fare questo, quali sono i comportamenti che mette in atto? Vuole diminuire la CO2 ottimizzando i processi, quindi diminuire di fatto lo spreco di risorse ed energie che un'azienda, un business, una società può produrre. Il problema però è che questa società, come ho spiegato poi anche in altri video, non solo deve essere ottimizzata e devono essere eliminati degli sprechi, ma bisogna anche rigenerare risorse ed energie per gli ecosistemi, per la società, per le nostre economie, fare in modo che diventino abbondanti. Non esiste sostenibilità senza rigenerazione. La rigenerazione non è un'evoluzione della sostenibilità, come tanti ti vogliono far credere, ma la rigenerazione fa parte del processo di sostenibilità. Un sistema rigenerativo è anche un sistema sostenibile. Un sistema sostenibile senza rigenerazione non è sostenibile. È come avere appunto una vasca da bagno dove vogliamo semplicemente togliere l'apporto di acqua che esce dal tubo di scarico. Questa è la Green Economy. Invece, se aggiungiamo anche acqua, questo è il processo di rigenerazione. Apriamo l'acqua, chiudiamo un po' lo scarico ed ecco che avremo l'acqua della vasca che cresce piano piano fino a un range, il cosiddetto range di equilibrio dinamico. Ecco quindi che il processo di rigenerazione è fondamentale. Per fare in modo che questo processo avvenga, non possiamo soltanto appunto quindi chiudere il tubo di scarico, ma dobbiamo anche rigenerare per eliminare la CO2, che è quello che si prefigge invece la Blue Economy di Gunther Pauli. Per fare questo però dobbiamo cambiare modello. Passare da un modello che vuole diminuire la CO2 e passare a un altro modello che vuole eliminare la CO2 cambia completamente il modo e il comportamento per arrivare a questi due obiettivi differenti, anche se sembrano molto molto simili. Come abbiamo detto, il primo, quello della Green Economy, vuole ottimizzare, ma non cambia i valori.
Una economia circolare che tanto viene esaltata dalle persone che parlano di sostenibilità, e sicuramente è un processo virtuoso, ma ripeto, è un processo privo di valori. È un processo con i valori che acquisisce un significato valoriale, un significato forte per le persone. Se tu fai un'economia circolare, per quanto virtuosa che sia, ma le persone che la attuano vedono la Terra come uno stock di energie e risorse da cui attingere e non un superorganismo di cui anche noi ne facciamo parte, non cambierà mai nulla. Ecco quindi che stiamo misurando un sistema insostenibile, quindi stiamo misurando la sostenibilità di un sistema insostenibile, perché i valori con cui stiamo ottimizzando le aziende sono gli stessi. Oggi ci possiamo permettere di comprare delle t-shirt a basso prezzo qui in Occidente perché vengono prodotte in paesi del terzo mondo, in Bangladesh, in Vietnam, a un costo della materia prima, a un costo del lavoro bassissimi, da fame, e noi questo non lo vogliamo cambiare. Ecco perché stiamo misurando la sostenibilità di un sistema insostenibile, ed ecco perché gli OSSE, i cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dalle Nazioni Unite, che dovremmo in teoria raggiungere dentro il 2030, con la Green Economy non verranno mai raggiunti. Ma già oggi ci stiamo rendendo conto, 10 anni prima, un po' meno di 10 anni prima, ci stiamo accorgendo che non verranno mai raggiunti. Perché? Perché non rigeneriamo, e per rigenerare serve un nuovo modello di pensiero, serve un nuovo modello che metta gli esseri umani non più al centro, ma metta gli esseri umani come parte di un ecosistema, di un superorganismo che si chiama Gaia, che respira e che si auto-organizza, che si evolve. Ecco quindi che possiamo riuscire a cambiare modello se cambiamo prima di tutto i paradigmi che abbiamo dentro la nostra testa, dentro la nostra mente. Ogni modello costruito sulla Green Economy, anche che misura la sostenibilità, ma basato sulla Green Economy, sta di fatto misurando la sostenibilità, che poi è comunque un sistema limitato, perché stiamo misurando un qualcosa che talvolta non è neanche misurabile. Possiamo misurare le emissioni, possiamo misurare in parte il grado di felicità delle persone. Sì, forse una parte lo possiamo fare, ma una buona parte non lo possiamo fare. È molto difficile misurare il branding di un'azienda piuttosto che il marketing e i risultati di marketing. Eppure il branding è una di quelle cose che porta più clienti e porta più riconoscibilità del brand nel lungo periodo, quindi anche più vendite. Quindi molte volte sono le cose non misurabili che portano la maggior parte dei risultati. Bisogna quindi innanzitutto accettare che non è tutto misurabile, prima di tutto, soprattutto in un settore come quello della sostenibilità, e soprattutto fare in modo di perseguire gli obiettivi. Se oggi abbiamo un problema di greenwashing, o abbiamo un problema che queste aziende sono magari virtuose dal punto di vista economico, virtuose dal punto di vista ecologico, ma non virtuose dal punto di vista sociale, è perché hanno obiettivi sbagliati, perché hanno obiettivi inefficaci, perché non hanno come obiettivo la salute delle persone, il benessere delle persone, e caso strano, le persone sono proprio parte di questo grandissimo ecosistema, perché noi siamo biodiversità, noi siamo natura.